Ciao a tutti, questo video è dedicato all'allungamento muscolare, allo stretching dei vari distretti. Prima di cominciare occorre sempre fare qualche minuto di riscaldamento della parte con dei piccoli movimenti semplici per richiamare sangue nel distretto che vogliamo allungare. Ci dedichiamo alla parte superiore, muscoli del collo, muscoli occipitali e i trapezi e la prima parte dorsale. Quindi iniziamo con delle piccole circonduzioni di questo tipo, rotazione delle spalle in avanti e indietro, anche alternate. Portiamo la spalla verso l'orecchio, respiriamo e rilassiamo. Poi piccole flessioni ed estensioni del capo, prima movimenti lenti e piccoli, poi leggermente più ampi, sempre lenti e controllati, respirando. Inclinazione laterale e anche rotazione. Respiro e rilasso. I muscoli della zona occipitale e del collo sono diversi: suboccipitali, estensori del capo, scaleni, sternocleidomastoideo, trapezio superiore, elevatore della scapola. Tutti questi muscoli spesso vanno in tensione quando siamo sottoposti a uno stress emotivo o anche a una postura scorretta che viene protratta durante la giornata, per esempio seduti alla scrivania o in piedi per tante ore, seduti in macchina a guidare. Queste tensioni, se protratte nel tempo, possono portare anche a mal di testa e a volte anche a nausea. Questo perché i muscoli del collo sono strettamente correlati con i muscoli del cranio. Inoltre il nervo vago, che parte proprio dalla base del cranio, decorre lungo questi muscoli e arriva fino allo stomaco, se viene compresso da queste tensioni, da questi muscoli, può creare questo tipo di problemi. Questi esercizi possono essere svolti sia seduti a terra che su una sedia o su uno sgabello, oppure anche in posizione eretta. L'importante è mantenere sempre la schiena in posizione eretta. Questo esercizio serve per allungare il trapezio superiore, muscolo che parte dall'occipite e arriva fino alla spalla e spesso, se contratto, tiene la testa inclinata e solleva la spalla in questo modo. Per allungarlo prendiamo la mano sinistra, la portiamo sopra l'orecchio destro e incliniamo lateralmente la testa verso sinistra. Il braccio destro rimane rilassato, appoggiato a terra, la spalla destra fa una spinta verso terra. E cerchiamo di sentire l'allungamento di tutta questa parte. Inspiro, quando espiro allungo un pochettino, ancora inspiro, espiro e traziono nuovamente. Mantengo la posizione per 30 secondi circa e poi ritorno. Lo ripeto dalla parte opposta, anche per 2 volte. Questo esercizio per il trapezio superiore si può fare anche in un altro modo, sempre portando la mano sinistra, questa volta dietro la nuca, ruotiamo e incliniamo la testa a sinistra e andiamo a trazionare con lo sguardo in basso la testa in questo modo. Sempre il braccio destro rilassato, la spalla destra che spinge un po' verso il basso. Inspiro, traziono e butto fuori. E mantengo 30-40 secondi per 2 volte. Ritorno e ripeto dall'altra parte. Questi muscoli si trovano nella parte alta del dorso, tra le scapole. Dall'ultima vertebra cervicale fino alle prime dorsali arrivano proprio fino al bordo mediale della scapola. Se sono in tensione, se contratti, questi muscoli tendono ad avvicinare le scapole e a creare tensione proprio in questo punto, nella zona alta del dorso. Adesso vediamo come allungarli. Ci posizioniamo seduti, incrociamo le dita, portiamo in avanti le braccia tese come se qualcuno ci tirasse le braccia avanti e portiamo indietro il tratto dorsale, spingiamo indietro con la colonna, la testa è rilassata avanti, inspiro, spingo indietro la schiena, avanti le braccia e butto fuori l'aria. Espiro, rilasso le spalle e allungo. Ancora inspiro, spingo indietro la schiena, avanti le mani, espiro. Questo esercizio possiamo farlo per facilitare la posizione aggrappandoci alla gamba di un tavolo, per esempio. Agganciamo e andiamo ancora a spingere indietro la schiena, espirando. Questo esercizio serve per allungare i muscoli estensori cervicali.
Questi muscoli sono alloggiati in questo tratto, dall'osso occipitale, le vertebre cervicali, fino alle prime coste. La loro funzione è quella di estendere il capo. Se sono contratti entrambi i lati, portano in estensione il collo in questo modo. Se invece viene a crearsi tensione solo da un lato, provocano una inclinazione e rotazione dal lato dove sono contratti e quindi creano tensione. Vediamo come allungarli. Seduti, andiamo ad incrociare le mani, le portiamo dietro la nuca, incliniamo in avanti il capo e facciamo una leggera trazione con le mani e con le braccia, espirando. Mantengo, ancora espiro e aumento ancora leggermente la trazione. Sento l'allungamento di tutta la muscolatura del collo. E ritorno. Questo esercizio può essere svolto anche in posizione supina, con le gambe piegate. Ancora incrocio le mani alla nuca, espirando sollevo la testa, le braccia fanno una leggera trazione e allungo. Spalle rilassate, schiena ben appoggiata a terra. E ritorno. Ripeto l'esercizio per 30 secondi per 2 volte. Questo esercizio serve per allungare i muscoli scaleni che si trovano lateralmente sul collo. Hanno origine dalle vertebre cervicali e arrivano fino alla prima costa. La loro funzione è quella di inclinare il capo e di contribuire all'innalzamento della gabbia toracica durante l'inspirazione. Quindi se sono contratti solo da una parte, possiamo trovarci in questa posizione e creare tensione e creare problemi anche durante la respirazione. Adesso vediamo come allungarli in posizione seduta. Con la mano sinistra afferro da parte della fronte destra e traziono leggermente inclinando il capo a sinistra e leggermente indietro. La spalla destra rimane bassa, spinge leggermente a terra e devo sentire la tensione in questa zona. Allungamento. Mentre espiro, traziono. Inspiro e ancora traziono. Mantengo per 20-30 secondi e poi cambio dall'altra parte, ripeto per 2 volte. Questo esercizio serve per allentare la tensione dei muscoli suboccipitali. Questi muscoli si trovano tra la base dell'occipite, sull'osso occipitale, e le prime 2 vertebre cervicali. La loro azione è quella di inclinare, ruotare ed estendere il collo, la testa dallo stesso lato. Per svolgere questo esercizio abbiamo bisogno di una pallina di spugna morbida, di questa consistenza. Ci dobbiamo stendere supini. Le gambe sono piegate, la schiena, la zona lombare ben appoggiata. Posizioniamo la nostra pallina sull'occipite, alla base della nuca, e facciamo dei piccoli movimenti laterali da destra verso sinistra, come il segno del no, e poi dall'alto verso il basso, come il segno del sì. Respirando ed espirando. Le spalle sono rilassate, la schiena è ben appoggiata, le gambe piegate. Continuo questo massaggio per qualche minuto, poi mi fermo e ripeto. Questo esercizio serve per allungare il muscolo elevatore della scapola. È un muscolo che parte dalle vertebre cervicali e arriva fino all'angolo della scapola. Se questo muscolo rimane in tensione, contratto, porta proprio la scapola verso l'alto. Quindi per allungarlo dobbiamo, sempre in posizione seduta o anche in stazione eretta, portiamo il braccio destro dietro la schiena nella parte bassa. Con la mano sinistra afferriamo il polso e andiamo ad inclinare la testa verso sinistra. Espirando trazioniamo il braccio destro in direzione laterale basso. Ogni volta che espiro aumento un pochino la trazione e mantengo 30-40 secondi e poi ripeto dall'altra parte per 2 volte.